Quanto è bella l'Italia e quanto è bella Roma, con la sua sgangherata frenesia, con la suggestione della sua storia, dei suoi monumenti. E però che cazzo? No vabbè, scusate, ho i miei buoni motivi per essere insofferente. Allora, il fatto è che mi sono trasferito a Roma fresco di laurea e pieno di belle speranze. E dopo 7 anni mi ritrovo peggio di quando sono partito. Un po' più disilluso e un po' più indebitato. E non è che in questi anni non ho fatto niente. Per cercare di combinare qualcosa nella vita mi sono dato una serie di strategie che ho portato avanti scrupolosamente. Dare il massimo nel lavoro, accettando qualsiasi sacrificio, che sarei riuscito a farmi valere, che in fondo è solo una questione di tempo. Da laureato in comunicazione e appassionato di linguaggio audiovisivo, ho accettato tutti i lavori che si sono presentati, anche più sottopagati e meno gratificanti, che mica lamentandosi si risolvono i problemi. Sono 7 anni che faccio la gavetta e mi ritrovo sempre allo stesso punto, precario e pagato una miseria. Nonostante lavori come un matto, gli stipendi sono sempre al di sotto del costo della vita e anche risparmiando su tutto finisco sempre indebitato. Ma si può essere poveri lavorando? E poi la precarietà, che non è solo il rimanere ciclicamente dei mesi senza lavoro, perché vedete, l'Italia è anche questo. Un paese in cui per richiedere qualsiasi finanziamento, da un frigorifero a rate a un mutuo, ti richiedono una busta paga e un contratto a tempo indeterminato. Ma così uno come fa a rialzarsi? Come fa a crearsi delle prospettive? Arriva un momento in cui dici basta, in cui non ne puoi più di essere preso in giro. Quindi ho abbandonato la strategia 1 e sono passato alla strategia 2, che mica sono un tipo arrendevole io. Impegnarsi in prima persona per il cambiamento. Il lavoro dignitoso è un diritto. Abbiamo anche una Costituzione che lo dice. Iniziative, manifestazioni di piazza, militanza politica. Come me ce ne sono tante. Far sentire la nostra protesta e la nostra indignazione. Ma anche in questo caso si va verso un nulla di fatto. A parte a volte qualche attrito con la polizia, generalmente hanno preferito voltare le telecamere e ignorarci. Neanche la strategia 2 sta portando dei risultati. E non è che sia un tipo impaziente io, che di pazienza ce ne ho fin troppa, solo che qua cominciano a sopraggiungere anche i capelli bianchi. A questo punto della mia vita è arrivato il momento di inaugurare una nuova strategia, meglio nota come strategia 3. Seems like New Year's Eve was yesterday, but spring has just begun, and I can still feel the summer sun. Emigrare. Visto che qui pare che non si muova niente, l'unica possibilità rimasta è quella di cercare fortuna all'estero. Ok, emigro. Ma dove? Io sono totalmente impreparato. Uno vagheggia a lungo questa ipotesi, ma la lascia riposare in un angolo della mente, come un'ultima possibilità. Ti rassicura sapere di averla, ma poi non ci pensi mai concretamente. Quando le cose vanno storte, il pensiero mando tutti a fanculo e me ne vado è rassicurante, ammettiamolo, ma metterlo in pratica è tutta un'altra cosa. Forse è arrivato il momento di rendere concreta quest'idea vaga e rassicurante. Ma io non sono un tipo impulsivo e prima di prendere una decisione la devo valutare per bene. Quindi bisogna documentarsi, anzi, bisogna documentario. Ma che simpatico umorista che sono. No vabbè, è che sti anni di gavetta nel sottobosco televisivo saranno pure serviti a qualcosa. Non per dire scemenze del genere, ma per fare un documentario. Vabbè, forse anche per dire scemenze del genere. Ad ogni modo, ok, emigro. Ma dove? E vado in Canada, ci stanno tutti e 3 i miei fratelli. Ha ragione la nonna, partire dai parenti. È il modo più facile per trovare un punto di partenza e non brancolare nel buio. Che Italo non ti ricordi? È venuto tante volte qua. Italo,
Ma certo che me lo ricordo. They were in his car and he won the more. She sat in the waitress, just swear it out. Snow, chew, no, the no means no. But he went on, this was his fault. She smiled at him while she got through. Don't you know the no means no? Bene, ho deciso, andrò a Toronto. Si parte alla scoperta delle infinite possibilità del Canada.